ኩላትና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ልቢ ኮይና ሓደ ሃይማኖት ኮይና ሓደ ሓቅነት ኮይና ሓደ ፍቅሪ ኮይና እንተ ኸይድና ምንም ንኣና ጉድኣት ይበፅሐና Non ho mai scalato una montagna in tutta la mia vita, lo farò oggi per la prima volta scalzo. Però vai perché sto tremando. ናይ ቃሊ ዓቢ ወይ ድማ ናይ ዕላማ እዩ ዝዓቢ እናበልና ንባዕልና ክንጓዳዳእ ስለንኽእል C'è un luogo nascosto tra le montagne del Tigray che sembra sfidare ogni legge della natura. Una fenditura nella roccia sospesa nel vuoto, a oltre 2500 metri d'altezza. Da lontano potrebbe sembrare una grotta, ma non lo è. È una chiesa, scolpita interamente nella pietra viva, raggiungibile solo arrampicandosi a mani nude su una parete verticale. Si chiama Abuna Yamadagu e qui ogni giorno un monaco ortodosso si arrampica per pregare letteralmente tra le nuvole. Siamo nel Tigray, Etiopia del Nord, un territorio segnato da numerose guerre e carestie, eppure custode di una delle tradizioni spirituali più antiche del pianeta. La Chiesa ortodossa etiope è nata nel IV secolo, quando in Europa il cristianesimo muoveva i primi passi e oggi conta oltre 40 milioni di fedeli. Ma qui la fede non è teoria, è isolamento estremo, disciplina e sacrificio quotidiano. Diversi monaci vivono giorni interi in celle scavate nella pietra, dove il mondo non può raggiungerli, rinunciando a qualsiasi tipo di contatto umano, comodità materiali e piaceri quotidiani. Siamo venuti qui per capire cosa spinge un uomo a dedicare l'intera vita a questo luogo e per comprendere perché ogni singolo giorno scelga di scalare la chiesa più remota e pericolosa del mondo, affrontando rischi che pochi oserebbero nemmeno immaginare. Adesso stiamo recuperando le nostre cose, siamo arrivati e ci aspetta una scalata di circa mezz'ora o un'ora, in base naturalmente alle nostre abilità da scalatori. Con noi c'è Tsai che ci spiegherà con quali tecniche bisognerà scalare la montagna e soprattutto quale comportamento assumere e quali regole seguire una volta arrivati in cima, perché saranno un bel po'. Nel complesso non l'ho mai fatto, non ho mai scalato una montagna, sono un po' agitato, però che dire, sembra averci un minimo tranquillizzati prima e speriamo bene. Mentre prepariamo l'attrezzatura, dal nulla una figura si avvicina lentamente. Si chiama Gebre Rufael, ha più di 70 anni ed è il monaco di Abuna Yamada. Indossa una veste di lino bianco, un turbante logorato dal sole e nella mano destra stringe una piccola croce di legno levigata dal tempo. Quando ci raggiunge, gli uomini del villaggio si inchinano e uno dopo l'altro baciano la croce. È un gesto antico, carico di una fede che si tramanda da secoli. Per un momento restiamo in silenzio a osservare la scena, non sapendo se fare un passo avanti o restare fermi. We can shake his hand or not? No, just go and then Like this? kiss the cross, yes. This is the best way for saying hi. Hello. Yes. Nice to meet you. This is means like, just bless us, Father, because he's a priest, and then you have to go and then kiss the cross. Even if I'm not Orthodox, can I do it? Yeah, you can do it. Yeah. Okay. Just a character. Yeah, I do it. Okay. E una volta ricevuta la benedizione, ci incamminiamo insieme al monaco verso la chiesa. Davanti a noi un sentiero che si arrampica tra le rocce come una prova di fede. Più di un'ora di salita ci separa dalla meta, sotto un sole che non dà tregua. Eppure, senza esitazione, continuiamo a seguirlo, ancora ignari di ciò che ci attende in cima. Siamo appena arrivati a metà strada. Questa è stata la parte più semplice, adesso c'è questo strapiombo praticamente verticale. Non so come faremo a salire, perché adesso qui ci sono dei segni su cui poter appoggiare i piedi, ma sopra non ne vedo. Capiamo? So this is what we are sitting here is. This is a point of a place which we can start climbing. And from now on, we take off our shoes nearby the church or inside of the church. No eating, no drinking, no sleep. Because only for pray
and for like getting a biblical teaching or learning from the paintings and from the books, and only which we do up there. Niente, non ho mai scalato una montagna in tutta la mia vita, lo farò oggi per la prima volta scalzo. Ok, ricominciamo. Saliamo, mancano 10 metri e raggiungiamo la chiesa per conoscere meglio anche il prete, la sua storia e provare a capire magari qualcosa di più di questo luogo. E una volta arrivati alla chiesa, l'emozione sale. Il monaco infila una mano sotto la tunica e ne tira fuori un mazzo di chiavi, antico, consumato dal tempo. Senza nemmeno guardarlo, come se lo conoscessi a memoria, sceglie la chiave giusta e la inserisce nella serratura. Poi entra per primo, mentre noi restiamo fuori in silenzio, aspettando che sia lui a darci il segnale per entrare. Ah, he's bringing a scarf. Come dicevo anche prima, in realtà per entrare all'interno di Abuna Yamada bisogna indossare una sciarpa, in segno di rispetto verso un luogo sacro come questo. Incredibile essere finalmente qui, dopo averlo visto nei video, nelle foto, dopo aver studiato, letto di questo incredibile posto. Finalmente ci siamo, ma la cosa più incredibile è pensare che ci siano persone che qui vengono ogni giorno, che salgono fin qui, specialmente il sacerdote che ha 70 anni e ogni giorno sale e scende più volte. Ma la cosa più incredibile è pensare che lo fanno per raggiungere un posto che poi effettivamente non ha nulla, non ha i comfort che conosciamo noi, eppure probabilmente ha tutto ciò che basta per vivere una vita semplice e in perfetta armonia con la fede. Adesso una cosa che ancora non vi ho raccontato è che in realtà Gabra Ufel, il prete di Abuna Yamada, in realtà ha 5 figli e 3 figlie. Questo perché in realtà, a differenza di come avviene per la nostra religione, quindi per la religione cattolica, per quanto riguarda quella ortodossa etiope, in realtà i preti possono sposarsi. L'importante è che lo facciano prima dell'ordinazione, quindi prima di diventare preti, e possono ovviamente avere figli. La cosa più curiosa però è che in realtà il tradimento coniugale è visto come un gravissimo peccato e quindi qualora dovesse venire a scoprire, a conoscenza di un possibile tradimento da parte della moglie, sarà obbligato a separarsi e a non poter tornare più con la moglie mai più nella sua vita. E tutto ciò ovviamente per non perdere credibilità di fronte alla sua comunità. Mi raccontano che Gabriel Rufael custodisce questo luogo da oltre 20 anni. Da più di 15 secoli qualcuno veglia su questa chiesa sospesa nel vuoto. Si dice che da allora non sia mai rimasta sola nemmeno per un giorno. Per questo motivo decidiamo di fermarci a parlare proprio con lui, per conoscere più da vicino la sua storia e capire cosa lo abbia spinto anni fa a dedicare la sua vita al servizio di questo luogo profano. ወለደይ ዝታወት እዚ ከግልገል ስለ ዝመፅወሰኒ ንኸግልግሎ ዝታወት እዚ ክቅድስ ክውድስ ከግልግል ስለ ዝተዋሃብኩ ካብ ወለደይ ብኡ መሰረት መሲእ ኣብዚ የግልግል ኣለሁ። Also, I would like to know what is the meaning of religion for a priest like him. ሃይማኖት ደኣ ሃይማኖትማ በባና ብሓበሻ በማና ሃይማኖት
ክህነት ዘለዎ ሰብ ኣብ መሬት ይፃዕሩ ብዙሕ እምበይ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ገነት ስለ ዝኣቱ እዩ። እቲ ሃይማኖት ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘቐመጦ ክንጸድቕ ከይንሓቲ ምእንቲ ክንጸድቕ ኢልና ብሃይማኖት ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ። ንባዕልና ብሃይማኖት ተጸሚድና ንህዝብና ብሃይማኖት ንኽንመርሕ እቲ ስልጣን ትምህርቲ ተዋሂቡና ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ዘለዎ ኸባየ ፍልይ እንተኢሎም ካብቲ ናተይ ሃይማኖት ዝተፈለየ ኮይኑ ብጣዕሚ ቅቡል የገብረይ ሕጉስ ኣይኮንኩን። ካባይ ወፅእ ዝበሉ ከም ይኹን ከም ሃይማኖታውና ብዙሓት እዮም። ሓደ ጥራሕ ናይ ክርስቲያን ዘይኮነ Il sole cala dietro le montagne di Gheralta. Il monaco ci saluta, chiude la chiesa e scompare lungo il sentiero di roccia. Domani all'alba sarà di nuovo qui. Noi invece restiamo a dormire in una grotta, a pochi metri di distanza dalla chiesa. Passeremo la notte a 2500 metri di altitudine, sospesi tra il cielo e il deserto. Adesso stiamo preparando i letti per stanotte, per questa sera, e i ragazzi ci stanno dando una mano. L'unica mia preoccupazione è il freddo. In realtà mi hanno detto che non dovrebbe fare particolarmente freddo. È bella però è bellissima. Che dire. Speriamo bene. Adesso stiamo montando anche. Ragazzi, È fantastica. vabbè, buonanotte. Ci svegliamo alle 5 del mattino. Appena apriamo gli occhi e incontriamo l'alba, ogni piccolo sacrificio sembra avere finalmente un senso. Prima di scendere vogliamo incontrare ancora una volta Gabriel Rufel, il monaco di Abuna Yamada, per capire, attraverso le parole di un uomo di fede, cosa potremmo fare per rendere il mondo un posto migliore. ኩላትና ደቂ ሰባት እንዲና ሓደ ደቂ ኣዳም ኣቦና ኢና ኩላትና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ልቢ ኮይና ሓደ ሃይማኖት ኮይና ሓደ ሓቅነት ኮይና ሓደ ፍቅሪ ኮይና እንተኸይድና ምንም ንኣና ጉድኣት ኣይበፅሐናይ። ንሕና ድማ እንተተፈላለዩና ልብና ኣለወይኑ ሕሊና ኣለወይኑ እንተኮይኑ ድማ ናይ ቃል ዓቢ ወይ ድማ ናይ ዕላማ እዩ ዝዓቢ እናበልና ንባዕልና ክንጓዳዳእ ስለንኽእል ሓደ ልቢ ኮይና ሓደ ፍቅሪ ኮይና እንተኸይድና ያለ ዓለም ብጣዕሚ ፅቡቅ ጉድኣት ይበፅሐና ባእሰ ይገጥመና ማለት እዩ። Lassù, sospesa tra cielo e pietra, Abuna Yamada non è solo una chiesa, è una soglia. Per raggiungerla devi lasciare qualcosa a terra. La paura, la fretta, l'idea di controllo, ogni passo diventa una sfida con te stesso e ogni respiro un promemoria di quanto siamo piccoli davanti al mondo. Quando arrivi in cima, il silenzio ti avvolge, niente di moderno, niente di superfluo, solo il battito del cuore, il fiato corto e quella sensazione inspiegabile di essere, per un attimo, dove dovresti essere. Guardando l'orizzonte, capisci che la vera scalata non è verso l'alto, ma verso l'interno, e che non serve credere in qualcosa di divino per provare meraviglia, basta riconoscere il coraggio di chi ogni giorno continua a salire. Abuna Yamada è questo, una testimonianza di quanto lontano può arrivare l'essere umano quando segue qualcosa più grande di sé. E quando raggiungi la vetta e il vento ti colpisce il volto, capisci che non è solo la montagna a metterti la prova, ma tutto ciò che hai dovuto superare per arrivare fin lì.